Ben ritrovati! Oggi siamo a Capri. Oltre alla naturale bellezza dell'isola azzurra, c'è un motivo in più per visitarla: la riapertura, dopo ben 9 anni, di Via Krupp, considerato uno dei sentieri più belli al mondo. Percorreremo insieme, e la filmeremo con una tecnologia esclusiva, questa strada che collega il centro storico con la zona balneare di Marina Piccola. Le riprese, con tecnologia a 360 gradi, vi consentiranno, utilizzando i vostri dispositivi, di interagire e modificare il punto di vista durante il percorso per coglierne ogni singolo dettaglio. E ora seguitemi. La strada, costruita grazie alla munificenza di Alfred Krupp e alla competenza del suo progettista, l'ingegnere Emilio Mayer, è un esempio di come si possono fondere ingegno umano, tecnica costruttiva e rispetto per l'ambiente. L'inaugurazione del 1902 rappresentò un evento che, dopo la scoperta della Grotta Azzurra, proiettò ulteriormente Capri nell'immaginario collettivo come meta dell'anima. Ma chi era Friedrich Alfred Krupp? Ecco, sulla nostra destra possiamo vederne un ritratto in ferro. Era un industriale tedesco, proprietario delle omonime acciaierie, che giunse a Capri a fine Ottocento per motivi terapeutici. Soffriva infatti di frequenti attacchi d'asma e disturbi circolatori. Vi soggiornò tra il 1898 e il 1902. Sull'isola provò a realizzare il suo sogno: dedicarsi allo studio della biologia marina. Il magnate tedesco possedeva le più sofisticate attrezzature per esplorare gli abissi marini e, in compagnia del naturalista e zoologo Salvatore Lobianco, iniziò a navigare nelle acque del Golfo a bordo del suo yacht Maya e successivamente del Panfilo Puritan, di gran lunga più grande e più sofisticato del precedente. Con le sue esplorazioni riuscì a scoprire ben 68 specie marine, di cui quasi la metà ancora sconosciute agli studiosi della fauna ittica del Mediterraneo. Krupp non aveva una villa privata, ma abitava in una suite all'Hotel Quisisana, mentre il suo panfilo era ormeggiato a Marina Piccola, raggiungibile all'epoca solamente da un semplice sentiero, via Mulo.
Nel 1899 l'industriale propose quindi al sindaco di Capri, Federico Serena, la costruzione di una strada che gli permettesse di raggiungere rapidamente Marina Piccola, sottolineandone non solo l'utilità ma anche l'importanza dal punto di vista turistico. A tal fine mise a disposizione una significativa offerta in denaro. La proposta fatta da Krupp venne esaminata nella seduta consiliare del 28 maggio 1899. Il sindaco ritenne l'opera di pubblica utilità. La via sarebbe stata anche una comoda passeggiata invernale. Nonostante alcune perplessità avanzate da alcuni consiglieri, l'idea fu approvata. L'elaborazione del progetto venne affidata a Emilio Maier, un ingegnere di origini napoletane giunto nell'isola nel 1872, che, osservando quella che definiva la legge della bellezza, ossia l'attenzione al paesaggio e alla natura, in soli 2 mesi riuscì a preparare un progetto che rispecchiava questi principi. Ci furono numerosi problemi con le proprietà che dovevano essere attraversate dalla strada e fu così che Krupp comprò tutta la vasta area interessata. Iniziati nel 1900, nella primavera del 1902, dopo 1 chilometro, 346 metri e 60 centimetri, i lavori furono ultimati e la via assunse il nome del suo benefattore, divenendo così via Krupp. Il 2 aprile del 1902 all'industriale tedesco fu conferita la cittadinanza onoraria caprese, in modo da esprimere un attestato di perenne gratitudine. Come potete vedere, il panorama è unico. Già iniziamo a vedere i faraglioni, mentre dal lato opposto c'è lo scorcio della baia di Marina Piccola. E ora continuiamo la discesa per via Krupp. Rimanete ancora in mia compagnia, dal momento che più avanti vi mostrerò altre curiosità di questa splendida strada. Vi ricordo inoltre che questo filmato è stato ripreso con una tecnologia 360 gradi, in modo tale che utilizzando i vostri dispositivi potete interagire in ogni momento e modificare quello che è il vostro punto di vista, scegliendo quello che più vi piace. Nel prossimo tornante notiamo un piccolo cancello. Questo cancello rappresenta l'ingresso alla grotta di Fra Felice. Infatti, dopo il termine dei lavori della strada, l'industriale tedesco acquistò questa grotta, scavata nel 600 dall'omonimo frate.
attrezzandola come un pied à terre, spesso indicata come la lussuosa villa di Krupp a Capri. Usata come un semplice luogo di ritrovo tra amici, la grotta col tempo fu trasformata in una piccola abitazione a 2 piani, raggiungibile attraverso un ponte in muratura. Nel 1959 la grotta di Fra Felice fu recuperata dall'architetto Piero Bottoni, che ne fece il suo buon ritiro estivo, prima di abbandonarla per la continua caduta di massi. Un pezzo di storia che è stato poi definitivamente cancellato nel 2009, quando il rifugio del frate è stato travolto da una frana. Come abbiamo detto, l'industriale tedesco restò in Italia fino al 1902, ma perché la sua permanenza si concluse in quell'anno? Purtroppo, nel suo soggiorno a Capri, Krupp si lasciò invischiare nella politica locale, appoggiando il partito di ispirazione clericale. Il magnate tedesco era l'elemento estraneo che aveva rafforzato uno dei 2 partiti che monopolizzavano la politica caprese, sconvolgendone gli equilibri. Se non si poteva averlo dalla propria parte, allora bisognava eliminarlo, per fare in modo che almeno non ne godesse la controparte nemica. Ogni pretesto, alla lunga, sarebbe stato buono, ma le voci sulla questione sessuale e sulla sua omosessualità furono, al solito, le più efficaci e riuscirono allo scopo. Nel 1902 fu espulso dall'Italia e da lì a poco sarebbe morto per un'emorragia cerebrale. Cosa successe a questo punto alla strada dopo la morte di Krupp? Il 20 settembre del 1918, durante il primo conflitto mondiale, il Consiglio Comunale prese la decisione di ribattezzare via Krupp e i Giardini Krupp, rispettivamente via di Augusto e Giardini di Augusto, per non conservare il ricordo, nel nome tedesco, della potenza distruttrice delle artiglierie. La popolazione caprese, in ogni modo, continuò a chiamare la strada con il nome del magnate tedesco dell'acciaio. Solo nel 1961 la giunta comunale decise di restituire alla strada la sua vecchia denominazione. La bellezza della strada durante la sua storia è sempre andata di pari passo alla sua fragilità. Il pericolo deriva infatti dalle possibili frane, che in più di un'occasione ne hanno decretato la chiusura, anche per periodi di tempo piuttosto lunghi. A rendere la strada così soggetta a possibili crolli è soprattutto la conformazione del territorio e lo stesso lavoro dell'ingegnere che fece tagliare la roccia a viva, superando un dislivello di circa 100 metri. Negli anni 70 la via Krupp ha iniziato a essere interessata da frane e smottamenti, fino all'episodio più grave del 1976, con la caduta di un enorme masso sulla carreggiata, che costrinse l'amministrazione alla chiusura al transito di turisti e residenti. Nel 1994 si tentò una prima riapertura, che però non durò a lungo. Dopo grandi interventi di restauro, la via Krupp fu riaperta nel 2008. Dopo appena un anno, nel 2009, un altro crollo costrinse le autorità a decretare un'ulteriore chiusura. In questa occasione, come già abbiamo detto, andò anche distrutta la grotta di Fra Felice. Finalmente, da circa un mese, nel giugno 2023, via Krupp è riaperta al traffico pedonale a seguito di imponenti lavori di consolidamento del costone. Dal rettilineo dove ci troviamo è possibile avere una vista privilegiata sui celebri faraglioni di Capri. Sempre dallo stesso rettilineo era possibile accedere a 2 sentieri che conducevano rispettivamente alla grotta dell'Arsenale e a quella del Castiglione. Il primo cancello sulla sinistra ci conduce alla grotta dell'Arsenale, una cavità che giace sotto al percorso di via Krupp, che deve il suo nome all'antica credenza secondo cui in essa ci sia stata una fabbrica di imbarcazioni.
Il secondo sentiero, invece, quello che troviamo sulla destra, conduceva alla Grotta del Castiglione, la più grande cavità di Capri che si apre a 250 metri sul livello del mare. Lui ci esce con la lampada, vedo le luci. Ah, ecco. Una volta lui prendeva di qua, ma non prendeva due volte in questa parte. Un cancello grigio segna la fine del rettilineo. Da questo punto in poi via Krupp si tramuta da strada pedonale in via carrozzabile, che termina in via Marina Piccola, la strada carrabile che conduce all'omonima località. Con questo video ho voluto rendervi partecipi, in modo singolare, di un capolavoro di ingegneria, di un percorso romantico, di un tributo alla bellezza della natura e un simbolo di eterna libertà. Una strada che è essa stessa un'opera d'arte. E ora, a presto, con una nuova avventura. Ciao!